Salve, tutto bene? Tutto a posto, niente in ordine. Questo è il motore dell'Appia, da quello che deriva la Puglia, vedi com'è? Sempre V4. Sì. Questo è 1100 V4. Poi ci stava la Sport Zagato, che ci avevano fatti i condotti separati sull'aspirazione e con il carburatore maggiorato. E comunque preparato tirava fuori 100 cavalli sto motorino. Sto cosetto. 1100. Disposizione da un babù. Ma poi che altri V4 hanno fatto? No, V4 Niente. sono partiti mi sembra con l'Ardea era già la V4, però era tutta in ghisa pure la testata, ma questa era già in evoluzione. Va bene, allora l'albero è questo qua. Qual è il nostro? Adesso lui ci dà una passata con la tela quella apposta, mette sul tornio e togliamo tutti questi microsolchi che qua veramente manco si vedono, perché sinceramente questo motore è stato tenuto bene. Vedendolo da fuori non si sarebbe mai detto, però. Ma lo sai che è venuto fuori il proprietario che la comprò da nuova, che mi ha scritto? Mi ha detto, ma quella è la macchina mia, io l'ho venduta a un signore, mo ha detto, lui fa il fotografo. Ha detto, quando la finite chiamami che ci voglio fare qualche foto. Ho trovato cioè lui ha trovato me, il proprietario della macchina da nuova, incredibile. La cosa buona è che non abbiamo dovuto rettificare, quindi lavoriamo, anzi questo centesimo che viene esportato gli fa pure comodo a livello di attriti. Motori gruppi N così si fanno, nel senso che vai a togliere pure gli attriti, Sì. rimanendo sempre in tolleranza con la tabella che ti dice l'Alfa Romeo. Queste cose non te le fa mai nessuno. No. Ecco perché questo video fa spopolerà. Perché quando vedete dei segreti, delle cose che nessun meccanico fa. Vedi la differenza? Sì. Poi quando sta il velo d'olio scivola da sola. Poi te ne accorgi, già quando mi montiamo il banco, questo si gira libero, no forzato, quando ci sta l'olio sopra gira come se sui cuscinetti. Come stiamo messi quando manca? Quasi standard. Non sta male la forma, una cosa lo controllo poi, lo controllo meglio. Questo è acciaio, 2000 e 1008 è tutto in acciaio, trattato pure termicamente. Infatti l'Alfa Romeo all'epoca non ti dava la bronzina minorante del 2000. Poi con gli anni ovviamente, perché tu quando vai a rettificarlo puoi togliere la cimentatura superficiale. 1997, preciso. Bello. Ma è il massimo della misura, 97 e 95 al minimo. Quindi stiamo il prodotto sta a posto, non c'è niente. Questo colore scuro qua è perché questa versione era carbone idrorato pure. Sì, questa qua fatta Sì, nera, questa era perché dura. Di solito il colore è questo così. Vedi? Invece questo è Questo è un materiale nero. veramente Capito? serio. Beh, considera che il GTM con 240 cavalli non è che cambiava il motore, era sempre questo. Poi già c'avevi 8 contrappesi, certo veniva lavorato in un certo modo, viene alleggerito, fatto, come l'abbiamo fatti pure noi per la corsa. Il poterlo non è facile. No, ma ti ricordi quando siamo tribolati l'altra volta? Un'altra volta ho dovuto fare fresa. Il cliente insiste per farci fare la filettatura ai tappi. No, non si filetta. Se si è rotto nel maschio dentro, si è rotto. No. Arrivederci. Va bene, allora questo ce lo possiamo portare e quindi andiamo a cominciare il montaggio.
Poi se Dio vuole tutto va bene, sentirla in modo. È il minimo, sta qua. Capito? Che è la pubblicità più di tutto, insomma. Normalmente pensi quante montessi il motore, che noi facciamo il motore, vabbè, poi si rimonta, poi si mette, viene qua con la macchina in moto, è tutta un'altra soddisfazione, capito? Ci credo. No, te la portiamo. Fai il motore in conto, vederlo realizzato, messo in moto e cammina la macchina. Te la portiamo qua fuori sicuro. È diverso il discorso. Giuseppe, chiappa un attimo, per favore. Quella è la soddisfazione più bella, no? Adesso andiamo a mettere insieme tutti questi pezzi, dai. Salve, ciao. Queste sono le bielle in acciaio da rovesciato con i bulloni ARP, quindi optando per i pistoni stampati anziché dei pistoni originali per una questione di sicurezza, lavorando con rapporti di compressione più elevati e con gli alberi a cam, quindi abbiamo innalzato anche il numero di giri, abbiamo preferito usare delle bielle in acciaio ad H rovesciata. Quindi adesso vediamo se il materiale che è arrivato è tutto conforme, tutto in ordine. Con l'occasione ricontrolliamo anche la bilanciatura, così vediamo se sono tutte uguali, altrimenti bisogna intervenire. Così vediamo pure la qualità della biella stessa. A vederle sembra un ottimo lavoro, quindi proviamo un attimo come se sul responso della bilancia tutto esce come si deve. Questa è una prova che facciamo perché io queste bielle qui non le ho mai provate. Tu neanche, giusto? No, io queste bielle qui non le ho mai provate. La faccia è bella. No, vedere delle finiture sono abbastanza buone, i bulloni sembrano anche giusti, quindi poi la doppia foratura qua sopra mi piace, quindi vediamo un attimino, c'è una sorta di certificazione, quindi ok. Ok, allora iniziamo con la prima. Poi ovviamente ricontrolleremo anche le tolleranze. Ok, così abbiamo fatto lo 0, la misura della biella, gli interassi stanno a posto. Adesso dobbiamo ricontrollare che tutte quante le bielle tornano allo 0. Se tornano allo 0 significa che sia il piede che la testa sono bilanciate, oltre al peso generale della biella. Andiamo questa come riferimento. Come pesi rispetto alle originali? Adesso le controlliamo anche quello. La prova della verità, come possiamo vedere, lo 0 è perfetto come la prima biella. Già da questo possiamo capire che il prodotto, insomma, è di ottima qualità. Meno male. Proviamo con le altre. Abbiamo la testa finita, sono state sostituite le sedie, le guide, tutto quello che c'era da sostituire. Le sedie in questo caso le abbiamo fatte in acciaio sinterizzato, diciamo ricavato da pieno, quindi sono delle sedie che ci permettono di utilizzare la benzina verde senza additivi al piombo. Sono stati rivisti i condotti, come si può vedere, questo lato aspirazione è stato raccordato insieme con il collettore. Abbiamo una guarnizione con gli anelli rinforzati in acciaio inox che ci permette di sopportare il rapporto di compressione. Gli alberi a cam sono stati già montati, sono dei Colombe Bariani che sono stradali massimi in acciaio ricavato dal pieno. Colombe Bariani penso che non c'è bisogno di presentazione sugli alberi a cam, soprattutto sulle Alfa Romeo ha fatto un'epoca. E l'abbiamo già montati e registrati. Bicchierini delle punterie sono stati montati nuovi, originali Alfa che ce l'avevano forniti in precedenza chi ha partecipato al nostro progetto, e quindi stiamo preparando tutto per l'assemblaggio. Ha detto Bariani che questi per serie Giulia GT sono ancora il best seller, cioè sono quelli che vendono in assoluto di più di tutti, ancora adesso. Perché questi hanno una rampa molto stretta, favorisce sia la coppia in basso, perché con un bocciolo talmente ampio, con un diagramma molto largo, non puoi andare in giro con un cambio di serie, no? Ci vorrebbero i rapporti ravvicinati, perché c'hai un innalzamento, il regime dei giri e la coppia che si sposta verso l'alto. Questo è uno stradale veramente ottimo, che poi sarebbero le camme, quelle che si usano in gruppo 1. Consideriamo che con questi SHCAM
sul motore gruppo 1 si tirano fuori intorno a 150 cavalli. Bene. Qui vediamo, certo non abbiamo fatto una cosa esasperata, qua abbiamo i pistoni di CPS che già l'altra volta l'abbiamo presentati, costruiti appositamente per Davide per una nostra richiesta particolare, perché non volevamo un pistone con un'altissima compressione come quelli da corsa, quindi la cupola è stata abbassata tramite dei calcoli e ci manteniamo sotto agli 11 di rapporto di compressione. Con quelle cam dovrebbe lavorare tranquillamente. Qua noi eravamo partiti con intenzioni eravamo diverse. partiti Poi con i pistoni di serie, ovviamente. Poi l'appetito è venuto mangiando, cominciamo a fare i condotti, facciamo alleggerimenti, facciamo quello e ci siamo ritrovati con pistoni stampati, biella da rovesciate, cam in acciaio e quindi... vediamo i pesi delle bielle? Adesso controlliamo la differenza. Allora, la differenza tra la biella di serie e quella ad H rovesciata già si può vedere esteticamente che diciamo si vede che questo è un prodotto da competizione, rifinito e studiato in un certo modo. Quindi andiamo a vedere la differenza del peso. Ci abbiamo 621 grammi per quanto riguarda l'H rovesciata e 714, diciamo che abbiamo quasi un 100 grammi di differenza, è tanto. Sulla massa alterna su tanta roba, anche se queste poi noi l'alleggeriamo un po', però insomma la differenza tra una di serie e questa è notevole. Avevamo già iniziato sulle mie, esatto, però ormai è notevole. Poi abbiamo un altro tipo di bullone e di perno di tiraggio. Questo è diciamo la filettatura ricavata direttamente nel corpo della biella, qui ci sono dei perni a tirare e comunque questa è una cosa un po' più precisa perché ci sta un centraggio diverso e un serraggio in un altro modo. Comunque la differenza è questa qua, anche visivamente diciamo che sono più belle, dai. Senti, ma io guardavo questo qui. Questo? E questa è una chicca. C'hai l'occhio lungo. Allora, questa è una testata 112 Abarth costruita per la 112, per motore 1000 Abarth, a 4 valvole. È una testa che nella massima espressione, montato con l'iniezione meccanica di allora, sono stati fatti dei motori che hanno tirato fuori 153 cavalli a 11.300 giri con l'iniezione meccanica. 11.000. Questo era un progetto che fu fatto all'epoca e doveva andare a finire sotto una formula addestrativa con il motore del vecchio motore Fiat 903, diciamo, derivato da quei motori lì. Poi, siccome che il progetto costava tantissimo, ovviamente chi era all'epoca che doveva gestire tutto l'ambaradamma di questa formula addestrativa optò per montare i vecchi, diciamo, altri motori come il Fire, eccetera, eccetera, che sarebbero costati molto di meno. Ovviamente non avevano queste prestazioni. Possiamo vedere, guarda, neanche a farlo apposta, adesso abbiamo diversi Abarth in lavorazione. Questa è già una testa con le valvole in acciaio di Monic maggiorate, eccetera, eccetera. Vediamo la conformazione è rimasta la stessa, quindi possiamo alloggiare direttamente senza modifiche. Oggi questa è stata sostituita negli slalom, lo usano tutti quanti le teste moto, però devi fare sostanziosi accorgimenti e modifiche. Mentre questa smontavi quella e montavi quest'altra direttamente. Che poi mi dicevi che praticamente è una micro 131. Sì, allora se guardiamo come era stata conformata, le camere di scoppio sono proprio simili alla 131 Abarth. I condotti, guardateli, come 131, e poi c'aveva la bancata, diciamo le camme molto strette, quindi avevamo una testa stretta con una camera di scoppio abbastanza bassa e lì ci permetteva di tirare fuori i cavalli. Adesso vedete queste finte camme montate sopra perché questa testa c'è stato fatto un intervento, aveva avuto un bel colpo in una camera di scoppio, è stata scavata, risaldata e rifatte tutte le prove idrauliche e per evitare le deformazioni abbiamo fatto questi assi d'acciaio pieni, così ci ha mantenuto nella saldatura tutto in linea. Quanti ce ne saranno in giro di questi? Ma all'epoca, dato il costo che era eccessivo, non è che ne hanno prodotte tantissimi. Considera che noi abbiamo contattato pure chi l'aveva fatta, che c'ha ancora gli stampi,
che non li vuole vendere ovviamente. Ma lui non sta più nel campo e non fa più queste cose. Comunque era un bel lavoro, questo ovviamente gli 11.300 giri che si raggiungevano, sotto veniva installato un albero motore ad 8 contrappesi in acciaio, bielle speciali e pistoni stampati. Insomma c'era un bel lavoro da fare. Comunque questo è veramente un bello oggettino che oggi non è facile trovarlo. Andiamo a rompere il cazzo al mare. Vieni qua. Qua abbiamo fatto tutte le cose belle, no? Qua c'è Massimo che adesso si sporcherà le mani. Questo è bello, bello. Nell'Alfa 75 a carburatori l'albero motore era ancora quello dell'Alfetta 2000, perché successivamente questi tappi che noi abbiamo tolti, rimessi per pulire tutti gli interni all'inizio, erano punzonati. Sono dei tappi in alluminio conici che vengono battuti e messi in un certo modo. Poi successivamente l'Alfa Romeo ha tolto questo tappo messo a pressione e ha messo dei grani filettati. Fare la filettatura su questo albero motore per mettere quei tappi è difficilissimo, perché questo è un albero motore in acciaio con un trattamento termico, quindi andare a filettare quella parte diventa molto difficile, quindi abbiamo conservato il sistema originale. Come si può vedere, l'albero oggi per preparare un motore viene riprogettato l'albero motore e lo fanno a 8 contrappesi. L'Alfa Romeo già negli anni 70, iniziando con il 1750, aveva progettato questo sistema con gli 8 contrappesi. Questo ti permette di avere una rigidità particolare, diciamo molto superiore sull'albero, ma soprattutto un bilanciamento di pesi più omogeneo e più facile da equilibrare. Innanzitutto, essendo un albero a corsa lunga, quindi lo possiamo considerare corsa lunga perché è un 88 e 5, con gli 8 contrappesi ci sta un richiamo della massa alterna superiore. Ecco perché i motori Alfa Romeo anche da questo scaturisce quella bella coppia in basso che si sentono pieni i vecchi bialbero. È vero che a 5.500 giri sono finiti, però comunque c'hanno un bel brio che... Ma non è il nostro però. Il nostro no. Allora, siccome non la vedo da un sacco di settimane, mentre Ezio lavora, sono venuto a trovarla e l'ho trovata un po' sporca. Quindi intanto che Ezio continua a lavorare sul motore, vediamo di dargli una pulita. Funzionerà. Vediamo se funziona con la cacca anche, oltre che con gli insetti. Mi ricorda qualcosa, Mi sento tornato indietro di qualche puntata. Ce ne servirà parecchia, mi sa. Allora. Ezio. Sarebbe il caso di andare a pranzo. Bravo. Allora, non solo, ma a pranzo ci andiamo con una macchina speciale che ho visto qua fuori. Ci abbiamo una macchina di servizio. Ovviamente macchina... sempre a tema. In tema. Andiamo, dai. Che poi ci abbiamo un po' da fare. Oh. Mo sì. Senti qua. Beh, diamo il buon esempio. Diamo il buon esempio. A posto. Il bello è che mo tu vedi Stefano, giustamente. Giustamente, vabbè dai, facciamo un po' e un po'. È bello pure questo, la diretta che... Ma la 75 è così. Ezio come fa puntatacco sull'argento? Adesso farà male, povero Stefano.
Adesso dobbiamo purtroppo fare una sosta perché come sempre queste sono assetate. Il suo habitat naturale è questo. Tutto questo per andare a pranzo. Questo è il suo habitat naturale. Povera Argenta. Quello è. Caffè lo prendete? No, e te non mi ha mangiato ancora. C'ho le chiavi come la regata di nonno. Che spettacolo, ragazzi. All'epoca questo si metteva a 10 euro, 10.000 lire, adesso mettiamo 10 euro. Ho messo 20 euro, oggi per stare tranquillo ho messo altri 10, alla spia arancione non l'ha ancora sta accesa. Che fai, una sgommata, non ce la fai? Questi 3 euro sono partiti per questa cosa. Sicuro. No. Questa era una 132 disegnata da un bambino, perché quando tu i bambini disegnavamo la macchina facevano una cosa quadrata così, è quadrata, proprio è quadrata. Comunque c'era la turbo diesel che era divertente. Sì, il vento. Da notare il posto del cellulare già negli anni 80, guarda. Tac. Il segno della regata era 100 volte più bello. Ma solo. Ma che è successo qua? Questo purtroppo siamo in degrado. La vostra vita. Hai visto? Sono quelli che doppio grossi. Qualcos'altro che vanno avanti. Vado a riprendercela. Se me lo dicevate vi facevo trovare un banco No. colorato. Io Noi facciamo le cose solo spontanee, a sorpresa. Bronzine di biella sono ovviamente standard perché l'albero fortunatamente non ha subito rettifiche, va pulita accuratamente, soprattutto io ci passo questo Scotch Brite che è una tela, diciamo una retina sottilissima che non rilascia neanche residui, e questo serve a lucidare tutta la parte di dietro perché a volte ci sono delle piccole bavature che si attaccano della parte antiattrito da qui, vengono tipo una mezza fosfatazione che rimane, comunque qualche centesimo lo ruba. In un motore diciamo che deve essere montato per impieghi sportivi si cura tutto. Come vedete qua dietro c'è quel residuo che si crea quando fanno il trattamento antiattrito sulla bronzina, essendo 3 metalli vanno fatte delle vari diciamo riporti di antiattrito, e queste bavature comunque è uno spessore in più sulla parte che va tolto, almeno io lo tolgo. Questi motori molte volte hanno bisogno di una ribaratura, essendo 5 supporti di banco ma tutto in alluminio, se hanno avuto qualche stress dovuto a fusione eccetera eccetera, cosa che non è il nostro caso perché l'albero era perfetto, si deforma questa parte qui e te ne accorgi che quando metti l'albero motore dentro pure lubrificato tutto quanto, tu vai a girarlo e si frena. Allora bisogna ribarenare tutto, metti i cappellotti vengono spianati di qualche centesimo e col bareno viene passato dentro e si riporta tutto l'alloggio perfettamente. Gli davamo una lira a sto motore abbandonato da tutti quegli anni, No, invece... a vedere la macchina sinceramente nessuno ci avrebbe sperato. Invece... Queste sono le modifiche che ha fatto Ezio per i passaggi, solo chiaramente adesso quando metterà le bronzine non ce l'avranno. Devi riforare. E quindi vanno forate anche le bronzine, se no chiaramente sono inutili questi. Questi sono i rasamenti,
che servono per regolare lo spallamento dell'albero motore in senso assiale. Questi passaggi dell'olio servono per far entrare l'olio perché poi fanno pure tarasamento sui lati, sulle spalle. Adesso questo lo montiamo per vedere quando è stretto tutto, però poi qua ci vanno degli stellini di gomma che fanno tarasamento, poi ci va il paraolio. Adesso facciamo prima un premontaggio per vedere se va tutto bene. Trinciamo a chili tutto e vediamo come gira l'albero motore. Gira? Questo si gira mo. Quando gira così significa che stiamo tranquilli. Perfetto. Adesso si può andare avanti. Questo è un premontaggio per vedere se la biella con la bronzina lavora bene, che non ci stanno attriti, perché se monti tutto insieme c'è l'attrito del pistone e non ti riesci a accorgere. Questo è il gioco che deve avere. A posto. Poi vedi, non ci sono attriti, bene. Diciamo che sai benissimo, non perché uno non si fida, però purtroppo ormai su internet c'è di tutto. È una marca che non conosco di BL, giustamente ho voluto verificare prima di montarlo direttamente col pistone, perché una volta che è montato sul pistone tu non ti accorgi se c'è attriti, invece questa è liberissima, perfetta, c'è il gioco assiale, c'è anche il gioco diciamo, tra le spalle dell'albero motore. Per me è ottimo, possiamo fare già il montaggio definitivo. Facciamo la prova per vedere il gap tra le fasce elastiche, i segmenti e la canna, per vedere il gioco se è esatto. Mettiamo il segmento dentro e misuriamo la tolleranza che c'è sul segmento stesso, perché quando c'è la dilatazione termica si stringe e se non c'è la tolleranza giusta, stringendo si va poi a fare attrito con la canna e succede che dei danni. Qua in questo caso abbiamo circa 0,25 e quindi siamo a norma. Adesso lo rimettiamo nel pistone. Comunque ti posso dire una cosa, questo computerino funziona e non si accende nello spie come la 75. Caricata pure ce l'aveva, però ce l'aveva qua. L'econometro che sta sempre a rosso, la taschina porta oggetti, ma poi questa è proprio tenuta da Dio. No. E io devo mettere un po' di benzina perché sennò ci siamo... Sì. Sì. Allaggia.